Ciao a tutti. Per prima cosa è essenziale distinguere tra il narciso overt, covert e maligno, dato che vi sono delle corrispondenze, ma anche delle diversità tra le tre varianti del narcisismo. Il tratto singolare del narcisismo patologico è proprio la totale assenza di empatia e da ciò ne consegue la certezza che le proprie necessità vengano prima di ogni altra cosa. Inoltre i progetti di vita che accomunano tutti gli aspetti del narcisismo sono ben due. Il primo è sottrarsi in ogni modo a qualsiasi tipo di angheria e il secondo è nutrire il proprio ego, fondamentale per la sopravvivenza. Tuttavia, per capire al meglio i vari processi che si innescano, è d'obbligo riassumere brevemente che cosa accade nella mente di un bambino incline a far progredire il disturbo di personalità narcisistica, quando viene vessato dalla famiglia di origine. Per prima cosa, già nel corso dell'infanzia, sviluppa una strategia di difesa, di rassegnazione e di sottomissione, per riuscire a resistere ai maltrattamenti da parte dei genitori cinici, manipolativi, pretenziosi, arroganti, giudicanti ed egoisti. Quindi il bambino si trova in una condizione dove non viene preso in considerazione e di conseguenza le sue esigenze emotive vengono trascurate, criticate e penalizzate. L'effetto di tutto ciò è lo sviluppo della rabbia e il sentirsi svalutato e umiliato. Perciò ad un certo punto il bambino assume un atteggiamento sovversivo e promette a se stesso che non subirà mai più simili abusi psicologici. E da qui in poi inizierà a distaccarsi dalle proprie emozioni, a modificare la percezione della realtà al fine di alterare i fallimenti in illusori successi, acquisendo ruoli a lui da sempre negati. Ed ecco farsi avanti l'idea della manipolazione e il bisogno di indossare una maschera che non lo lascerà mai più per il resto della sua esistenza. Ritornando ai progetti di vita, troviamo il narciso overt, che andrà alla ricerca in maniera esasperante di status sociali, di dominio e di una certa rilevanza. Mentre per il narcisista covert i progetti di vita sono crearsi una maschera per comparire agli occhi di tutti come una persona empatica, sensibile, speciale, unica e disinibita, affacciarsi alla vita come vittima e accusatore e naturalmente tenere in pugno gli altri a proprio piacimento. Per quanto riguarda il progetto di vita del narciso maligno, sarà quello di addestrarsi per acquisire il dominio sugli altri e all'occorrenza punirli e vendicarsi sino ad arrivare a devastare psicologicamente o fisicamente coloro che si rifiutano di sottostare a tale trattamento. Inoltre, il narcisista maligno, anche in assenza di elementi probativi di prima importanza, non è esposto a crolli di autostima, poiché il suo senso di grandiosità è naturale e non necessita di conferme da parte degli altri. La sua superbia va di pari passo con la sua immoralità, con i suoi comportamenti manipolativi e instabili, che lo conducono a provocare una devastazione incontrollabile verso chiunque entri a far parte della sua vita. Tuttavia, nelle restanti forme di narcisismo di minore rilevanza, i comportamenti sono lievemente più mirati alla preservazione del loro immaginario sé grandioso, da probabili mortificazioni e nuove offese morali. In sintesi, al narcisista interessa soltanto ottenere il nutrimento necessario per la sua sopravvivenza e non ha alcuna importanza come e chi dovrà calpestare. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.